Benvenuti, cari spettatori, nel vostro spazio preferito per analisi, retroscena e rivelazioni, segreti turchi. Prima di tuffarci nella storia intricata che oggi scuote il cuore dello spettacolo, vi ricordiamo di iscrivervi, mettere un like e soprattutto sostenere il nostro lavoro cliccando sul pulsante iscriviti per entrare nella nostra famiglia e contribuire alla crescita di questa comunità che ogni giorno accoglie nuove voci, nuove storie e discussioni appassionate. Oggi apriamo un capitolo che ha colpito con forza il mondo dell'intrattenimento turco, una confessione che ha lasciato senza parole sia i fan più fedeli sia gli addetti ai lavori. Al centro ci sono Barbakhtas e Yağmur Yüksel, una coppia amatissima che, di solito, evita il clamore della polemica. Il silenzio, però, è stato interrotto da parole che hanno attraversato la rete come un brivido. Non è un titolo costruito. È il racconto nudo e crudo di due artisti che hanno deciso di mostrare ciò che accade quando la fragilità incontra l'industria. Per anni, il pubblico ha visto in Barbakhtas e Yağmur Yüksel un simbolo di eleganza, talento e misura. Hanno conquistato il piccolo schermo con lavori che hanno tenuto incollati milioni di spettatori e costruito una base di fan devota. La loro immagine, sempre curata ma genuina, è stata associata a professionalità e rispetto. Eppure, dietro quella patina di perfezione, si muovevano tensioni e fraintendimenti che raramente vengono esposti con sincerità. È proprio per questo che le loro parole hanno avuto l'effetto di un taglio nella superficie lucida, una ferita che mostra cosa si nasconde sotto la luce dei riflettori, laddove le dinamiche non sono sempre gentili. Nel loro recente sfogo, è stato Bar a rompere per primo il diaframma. Ha confessato che la sua fiducia aperta, la disponibilità a non rispondere alla malizia e la volontà di non alzare la voce quando le cose si facevano scorrette lo hanno spesso esposto al danno. Yağmur, seduta al suo fianco, ha annuito con uno sguardo fermo, aggiungendo che la loro scelta di non produrre rumore davanti all'ingiustizia li ha fatti apparire vulnerabili, quasi ingenui. Non erano parole dette per provocare, ma la constatazione amara che, nella lunga strada della recitazione, l'onestà può trasformarsi in un fardello che pochi sono disposti a sostenere. Hanno parlato di telefonate mancate, di porte chiuse con sorrisi di circostanza, di tavoli a cui non si viene invitati nonostante la bravura. A un certo punto, la frase che ha rimbalzato ovunque è arrivata con la semplicità di una verità che brucia. Bar, guardando dritto in camera, ha ammesso che la schiettezza, quella che in altri mondi è una virtù, qui a tratti è stata scambiata per arroganza, opposizione, capriccio. Yağmur lo ha interrotto dolcemente, confessando che anche lei ha vissuto la medesima etichetta. La voce impostata della diplomazia poteva salvarla, ma avrebbe significato spegnere ciò che la rendeva se stessa. In quel passaggio si è percepita l'intimità di due percorsi intrecciati che, però, hanno conosciuto solitudini diverse, lui con il peso della responsabilità, lei con il timore che la sensibilità potesse diventare una lama rivolta contro. Poi è arrivato il colpo che ha acceso il dibattito. In questo settore la verità non sempre trova spazio, ha detto Yağmur con una calma che somigliava a una resa insieme a una ribellione. Non un'accusa generica, ma una finestra su meccanismi dove la competizione si allunga oltre il lavoro, invade i rapporti, rende enormi malintesi, trasforma il sentito dire in barriere invisibili. Hanno spiegato come basti un commento estrapolato, una frase sussurrata nel posto giusto, perché l'immagine pubblica cominci a inclinarsi. E quando l'immagine scricchiola, la narrativa decide al posto tuo, ciò che non dici si scrive da solo, e lo scrivono gli altri. E a voi, cosa sembra più giusto? Pensate che, per sopravvivere, un attore o un'attrice debba sacrificare un pezzo della propria sincerità? Vale davvero la pena di costruire una maschera per attraversare un set senza inciampi? Ditecelo nei commenti, perché qui a Segreti Turchi leggiamo con attenzione ogni punto di vista, e proprio dal confronto nasce la nostra capacità di capire le crepe, non solo le luci. Tra tutte le frasi, quella che ha toccato più profondamente il pubblico è scivolata dalle labbra di Bar con un'ombra negli occhi. Ha ammesso che, nei momenti più bui, si è chiesto se scegliere la recitazione fosse stata la strada giusta. Non era una dichiarazione teatrale, ma il riflesso di un dolore sedimentato. Yağmur,
In quel momento, gli ha preso la mano e ha raccontato come, più di una volta, si sia sentita responsabile del suo silenzio, come se la delicatezza dovesse essere nascosta per non invitare l'attacco. Il loro messaggio, così personale, ha assunto il valore di un monito ai giovani: il talento non basta, nemmeno la disciplina ferrea è sufficiente. Occorre capire le relazioni, accettare i compromessi senza tradirsi, difendersi dalla seduzione della manipolazione e costruire una corazza che non sia insensibilità ma lucidità. Le loro parole, man mano che scorrevano, hanno invaso il web. Nel giro di ore, migliaia di messaggi sono comparsi su Instagram, su Twitter, su TikTok e Facebook. Molti utenti hanno scritto di sentirsi rappresentati, di apprezzare il coraggio di due volti noti che ammettono stanchezze che tutti fingono di non conoscere. Li stimiamo più di prima, adesso capiamo la fatica dietro i sorrisi, ha scritto qualcuno. È ingiusto dover pagare un prezzo per essere trasparenti, ha commentato un altro. Finalmente qualcuno svela cosa succede quando si spengono le luci del set, ha confidato una fan storica. Altri hanno ricordato scene, interviste, piccoli gesti che oggi assumono un altro colore, non più la posa, ma il tentativo di restare veri. Uno dei punti più discussi riguarda le dinamiche sul lavoro. Bar ha raccontato che, in alcuni set, il suo modo diretto di affrontare le cose veniva scambiato per voglia di contraddire. Yamura ha aggiunto che, se alzava la mano per difendere una scelta artistica, c'era chi la dipingeva come difficile da gestire. Entrambi hanno riconosciuto di non aver saputo, in certe fasi, indossare l'armatura della diplomazia. Forse il nostro errore è stato non nascondere la sincerità, ha ammesso lei, e in quella frase è condensata la domanda che brucia a molti interpreti: essere autentici o essere strategici? Dire ciò che si pensa o tenere tutto dentro per non creare onde? Restare fedeli a ciò che si è o costruire un'immagine che scivoli liscia sopra ogni tempesta? Voi come la vedete? In una carriera da attore conta di più la verità del carattere o la prudenza del gesto misurato? C'è un equilibrio possibile o è inevitabile rinunciare a qualcosa per restare a galla? Raccontateci la vostra idea qui sotto, perché questo è il posto dove i retroscena non si temono, si analizzano. Non è mancato il capitolo più amaro, la pressione dei media, la gestione dei social, i sussurri pilotati. Bar e Yamura hanno ricordato episodi in cui frasi spezzate, notizie non verificate, polemiche montate ad arte hanno scavato nella serenità e nella reputazione. Se un sorriso non c'è, si scrive che qualcosa è crollato. Se c'è, si insinua che sia finto. Se taci, stai nascondendo, se parli, stai cercando attenzione. È un gioco in cui l'immagine, più del talento, diventa il terreno di scontro. Molti fan si sono indignati, ribadendo che i media dovrebbero proteggere, costruire contesto, non demolire. Altri hanno invitato alla cautela, ricordando che il pubblico premia sempre, alla lunga, chi non scende a patti con la propria coscienza. Eppure, nonostante tutto, ciò che è emerso con più forza è la ferma decisione di non arretrare. Bar ha detto che ogni inciampo gli ha insegnato a scegliere meglio battaglie e silenzi, mentre Yamura ha promesso che non confonderà mai più gentilezza e concessione. Hanno riconosciuto gli errori, sì, ma non sono disposti a rinnegare ciò che li rende unici. Se abbiamo sbagliato, lo abbiamo fatto restando veri, ha confidato lei. Torniamo in pista con più equilibrio e la stessa passione di sempre, ha concluso lui. Parole che hanno commosso chi li segue e che possono ispirare chiunque viva una professione esposta, fatta di giudizi rapidi e corsie strette. Cari spettatori, oggi abbiamo attraversato insieme una storia densa di emozioni, di verità e di riflessioni profonde. Cosa pensate della situazione di Bar Bakhtas e Yamur Yüksel? Vi è mai capitato, nel vostro lavoro, di sentirvi fraintesi proprio quando eravate più sinceri? Avete visto o vissuto casi simili, in cui la trasparenza diventa peso invece di forza? Raccontatecelo nei commenti, la vostra opinione è essenziale per capire, insieme, la realtà nascosta dietro il luccichio del mondo dello spettacolo. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanella e sostenere Segreti Turchi cliccando sul pulsante Katil.
E scriveteci quali attori, attrici o personaggi pubblici vorreste al centro dei prossimi video. La nostra community cresce con le vostre richieste, e le prossime rivelazioni potremmo costruirle proprio partendo dalle vostre domande. Restate con noi, nuove storie stanno per aprirsi, e noi saremo qui per ascoltarle, smontarle, capirle. Perché il dietro le quinte non è un luogo di fantasia, è il posto dove le scelte contano davvero. E oggi, grazie al coraggio di Barbactas e Yamur Yüksel, abbiamo visto che anche le crepe possono diventare luce, se qualcuno decide di non coprirle più.